Salve a tutti, benvenuti sul mio canale YouTube. In questo video tutorial vi farò vedere come realizzare una cloche di base, lavorata a punto basso, e due modi diversi di come fare la corona. Nel primo esempio la lavorerò con gli aumenti sfalsati, mentre nel secondo con gli aumenti incolonnati giro per giro. Questo tutorial sarà di riferimento per tutti i cappelli che inizieranno con una cloche di base. Per questo progetto ho usato una lana Mondial e precisamente Biolana 100% lana organica e l'uncinetto numero 4. Adesso diamo inizio al tutorial. Iniziamo facendo un anello magico e quindi avvolgiamo il filo attorno all'indice e al medio, facciamo un piccolo incrocio e sul davanti con l'uncinetto passiamo sotto al primo filo. Agganciamo il secondo, facciamo una lieve torsione e chiudiamo il punto con il filo di lavorazione. All'interno dell'anello magico dobbiamo lavorare 10 maglie basse, quindi una, due, tre e 10. Tiriamo il filo corto per stringere il cerchio magico e senza fare la chiusura del giro perché stiamo lavorando a spirale, facciamo direttamente un aumento nella prima maglia del giro sottostante e quindi una e una, due. Mettiamo il marcapunti nella prima delle due e io non raddoppio perché ho già lavorato 10 maglie basse, quindi proseguo facendo una maglia singola, un aumento, una maglia singola per 5 volte perché avendo lavorato 10 maglie basse gli aumenti per ogni giro saranno sempre 5. Ci vediamo quando arrivo alla fine del giro. Dovrei iniziare il giro pari con 2 maglie singole, ma inizio facendone soltanto una. Mettiamo il marcapunti. La seconda maglia la faremo alla fine del giro, quindi adesso bisogna fare un aumento. 1 e 1, 2. Questo giro ve lo faccio vedere tutto. 2 maglie singole, perché in questo giro ne sono previste 2 maglie fra un aumento e l'altro. L'aumento, le 2 maglie singole, l'aumento, le 2 maglie singole, l'aumento, le 2 maglie singole, l'ultimo aumento, e mi è rimasta una sola maglia da lavorare perché la prima l'abbiamo lavorata all'inizio del giro. Quindi in ogni caso ho sempre 2 maglie alte, scusate, 2 maglie basse fra un aumento e l'altro, solo che una l'ho lavorata all'inizio e l'altra l'ho lavorata alla fine.
Il prossimo giro è un giro dispari e quindi comincia con un aumento, 3 maglie basse, un aumento e 3 maglie basse per tutto il giro. Questo io adesso lo lavoro e poi ci vediamo alla fine del giro. Adesso dobbiamo iniziare il quarto giro. È un numero pari e quindi dobbiamo lavorare 4 maglie basse tra un aumento e l'altro, ma come ho fatto per il secondo giro, ne lavorerò prima 2, una e mettiamo il marcapunti, e 2. Le altre 2 le lavorerò alla fine del giro. Adesso facciamo un aumento, 4 maglie singole, 1, 2, 3, 4, un aumento, facciamo tutto il giro fino a quando poi arrivo all'ultimo aumento da quest'altro lato. L'ultimo aumento e le 2 maglie basse singole che sommate alle prime 2 maglie singole iniziali comunque mi danno sempre le 4 maglie che erano previste per questo giro pari. Il prossimo giro sarà un giro dispari, quindi dovrò fare un aumento e 5 maglie basse, un aumento e 5 maglie basse per tutto il giro. Ci vediamo quando dovremo cominciare il sesto giro. Ho finito anche il quinto giro. Adesso iniziamo il sesto. In questo giro le maglie singole fra un aumento e l'altro sono 6 e quindi iniziamo lavorandone prima 3, che in pratica vengono divise a metà all'inizio e alla fine. Poi durante il resto del giro invece si lavorano tutte quante. Quindi 1, 2, 3, un aumento, 6 maglie singole, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Si prosegue con un aumento 6 maglie singole, un aumento 6 maglie singole fino a quando dall'altro lato, dopo l'ultimo aumento, dovremmo lavorare le ultime 3 maglie singole, che sommate alle 3 maglie singole iniziali danno comunque le 6 maglie basse previste in questo giro fra un aumento e l'altro. Ci vediamo quando arrivo all'ultimo aumento. L'ultimo aumento e le ultime 3 maglie basse singole. Sarò ripetitiva, ma è meglio dirle le cose più volte soprattutto nei confronti delle principianti. Quindi
ho fatto le ultime 3 maglie singole che sommate alle prime 3 maglie singole mi danno le 6 maglie fra un aumento e l'altro previste per questo giro. Adesso io devo fare il settimo giro che inizia con l'aumento, le 7 maglie singole, un aumento, le 7 maglie singole per tutto il giro. Ci vediamo quando ho finito il settimo giro. Ho finito anche il settimo giro. Iniziamo l'ottavo. Le maglie previste in questo giro fra un aumento e l'altro sono 8, ma come si fa sempre nei giri pari, dobbiamo lavorarne prima 4 e cominciamo con la prima mettendo il marcapunti. Due, 3 e 4. Le altre 4 le lavoreremo alla fine del giro. Quindi adesso dobbiamo fare l'aumento. Più 8 maglie basse singole. Tre, 4, 5, 6, 7 e 8. Poi proseguiamo con un aumento 8 maglie basse singole, un aumento 8 maglie basse singole, un aumento 8 maglie basse singole fino a quando dall'altro lato, mi ripeto al solito, dobbiamo fare l'ultimo aumento e le ultime 4 maglie singole che sommate alle 4 maglie basse singole iniziali mi danno le 8 maglie previste per questo giro. Io adesso però mi fermo dal mostrare la lavorazione giro per giro e vado avanti con la corona fino a quando raggiungo l'ampiezza desiderata, perché comunque questa lavorazione è un susseguirsi di giri alternati, i giri dispari che iniziano con l'aumento e i giri pari che iniziano con la metà delle maglie previste per quel giro all'inizio e l'altra metà alla fine, e invece per intero lavorate lungo, diciamo, tutto il giro. Per calcolare la misura di una corona ho preparato un piccolo schema che adesso vi faccio vedere. Non guardate questa parte qua, che questa riguarda la cloche completa, quindi prendiamo in considerazione solamente questa parte. Allora, io ho fatto 2 esempi di circonferenza della testa, uno di 55 cm e un altro esempio di 56 cm, che più o meno corrispondono a una misura standard per un cappello da donna. Allora, la regola è una regola matematica. Noi dobbiamo trovare il diametro, quindi dobbiamo dividere la misura della circonferenza per 3,14 e in tutti e due gli esempi abbiamo comunque 17 centimetri, perché i decimali normalmente non si considerano quasi mai. Quindi più o meno il diametro per queste misure è intorno ai 17, al limite qui forse 17,5, ma questo dipende dal tipo di filato, dalla tensione
che diamo con l'uncinetto, perché più è fitta la lavorazione e più dobbiamo mantenerci con questo 17. Io nell'esempio della circonferenza ho scritto due valori di due misure, non valori, due misure di diametro, perché nei casi in cui appunto si ha la mano un pochino più morbida, eh, è meglio forse togliere mezzo centimetro, perché poi se no il cappello risulta troppo largo, essendo soprattutto che è di lana. Quindi, come ho detto poco fa, io adesso proseguo fino ad arrivare ad avere i 17 centimetri di diametro. Quindi ci vediamo quando la corona comunque sarà finita. Ho finito di lavorare la corona. Come si può vedere, ha la forma di una calotta. E questo perché ho scelto di fare solo 5 aumenti per giro. A me piace che sia perfettamente tondeggiante sulla sommità della testa. Per prendere la misura del diametro non è così semplice, trattandosi di una superficie sferica e non piana. Solitamente la metto sulla testina di polistirolo, che è fondamentale avere come strumento da lavoro per chi fa i cappelli, ma non ci entra ovviamente in questa inquadratura, per cui userò una semisfera sempre di polistirolo. Quindi sistemiamo la corona distendendola ben bene e per prendere la misura del diametro io uso un sistema più semplice. Metto uno spillo al centro dell'anello magico e anziché prendere la misura del diametro partendo da un lato e finendo da questo lato, se fosse presa in questo modo non sarebbe mai 17, perché se fosse 17 sarebbe venuta piccola. In questo caso sicuramente misura un centimetro in più. Io questo da dove lo deduco? Dal fatto che io, anziché prendere la misura del diametro, prendo quella del raggio, che in ogni caso è la metà del diametro. Per cui, poggiando il metro dove c'è lo spillo, ho 9 centimetri, quindi mi corrisponde a 18 come diametro, perché il raggio è la metà del diametro e quindi va bene proprio perché si mangia, come si suol dire, un centimetro in più proprio perché la superficie è sferica e non piana. Adesso vi farò vedere come fare il secondo tipo di corona, cioè quello con gli aumenti incolonnati. Ho già fatto l'anello magico, le 10 maglie basse lavorate al suo interno e il primo giro con aumenti, perché questi passaggi sono gli stessi anche nel primo esempio di corona. Invece dal secondo giro in poi la lavorazione cambia. Iniziamo adesso il secondo giro. Anche questo inizierà con l'aumento, come del resto tutti gli altri giri a venire. Quindi 1 e 1, 2. Mettiamo il marcapunti nella prima maglia dell'aumento e adesso le maglie basse singole saranno 2. Una e una 2. Un aumento, due maglie singole,
e così per tutto il giro. Ci vediamo quando devo iniziare il terzo giro. Iniziamo adesso il terzo giro. Che inizierà sempre con l'aumento. Quindi una e una, due. Mettiamo il marcapunti nella prima maglia dell'aumento e adesso dobbiamo fare 3 maglie basse singole, una, due e 3. Questo giro prosegue con un aumento, 3 maglie singole, un aumento e 3 maglie singole per tutto il giro. Io adesso continuerò fino a raggiungere l'ampiezza desiderata e quindi quando sarà finita anche questa corona, perché sono tutti giri molto ripetitivi, iniziano sempre con l'aumento e le maglie singole fra un aumento e l'altro saranno sempre con una maglia in più e quindi se qui sono 3 poi saranno 4, poi 5, poi 6, poi 7 fino a quando la corona sarà finita. Ci vediamo quando avrò terminato questa lavorazione e poi metterò a confronto le due corone per farvi notare le differenze. Per prima cosa non fate caso al colore del filato perché quando io cambio inquadratura da quella lavorativa a quella dimostrativa non so per quale motivo la telecamera mi altera i colori. Questi sono i due modi con cui ho lavorato le corone. Questo a sinistra è con gli aumenti sfalsati, quello a destra è con gli aumenti incolonnati. Allora vi faccio notare le differenze. Quello con gli aumenti incolonnati si vede subito, sono molto visibili perché sono distribuiti uno sopra l'altro e formano 5 spicchi e il disegno di una girandola. Sono ben definiti, sono tutti uguali di larghezza. Questa è diciamo che è il tipo di corona che io di solito uso per fare i miei cappelli, però è giusto anche fare vedere l'altro tipo. L'unico, chiamiamolo inconveniente, ma è relativo, perché io poi comunque, avendo fatto una lavorazione solo con 5 aumenti, ho già comunque una corona ben incurvata, quindi il fatto che si vedano le 5 punte, perché questo è un pentagono, quando si fa la fascia comunque non si vedono praticamente quasi più, soprattutto poi quando viene indossato il cappello, perché comunque mantiene una perfetta rotondità sulla sommità del capo. L'altro, che è quello che ho fatto per primo, con gli aumenti sfalsati, di fatto forma 10 punte, però sono più ravvicinate, quindi si notano di meno, ma ci sono. E gli spicchi sono 10, ma non sono tutti uguali, sono uno più grande e uno più piccolo. Come si può vedere, questo è più piccolo, questo è più grande. Poi ancora uno più piccolo, un altro più grande, sono alternati. Sono tutti e due validi, è solo una questione di gusto. Quindi io adesso nel proseguire la lavorazione della fascia, perché comunque devo fare una cloche di base, ho deciso di farla per cambiare, visto che li ho sempre fatti in questo modo, usando questa corona. Quindi ci vediamo quando io comincerò a fare la fascia. Partendo da questa inquadratura dove si vede la corona finita, prima di iniziare la fascia riprendo il piccolo schema
scritto che ho fatto vedere prima. Questa parte l'ho già spiegata, quindi spiegherò questa. Questa dovrebbe essere una cloche finita. Per calcolare la lunghezza e quindi dove dobbiamo finire la cloche, sempre la regola dice che partendo dal centro dell'anello magico dobbiamo aggiungere alla misura del diametro, che in questo caso era 17, dobbiamo aggiungere 2 centimetri. Quindi questa lunghezza, mi ripeto, partendo dall'anello magico fino alla fine della lavorazione della cloche, deve misurare 19 centimetri, 19 e mezzo. Questo poi è un gusto personale, se si vuole la fronte completamente coperta, nel senso di lasciare, come è tipico delle cloche, soltanto un dito fra la fine del cappello e le sopracciglia. Questo numero può variare di mezzo centimetro, massimo 1 centimetro, ma 19 è orientativamente la misura corretta. Quindi io adesso comincerò a lavorare la fascia. Togliamo questa semisfera che non serve più e dobbiamo fare un tot numero di giri che io ancora non so, lavorando sulle 85 maglie che mi trovo alla fine di questa corona e senza fare nessun aumento, e lavorare le maglie così come si presentano, sempre a spirale. Quindi io adesso comincio e mi fermerò quando avrò raggiunto i 19 centimetri circa di lunghezza totale. Ci vediamo più tardi. Dall'ultimo giro della corona ho lavorato 17 giri a maglia bassa, però devo farvi notare una cosa che ho dimenticato di spiegare e vediamo come posso farvela vedere. Avevamo detto che dal centro dell'anello magico la corona, essendo incurvata, misurava 9 cm abbondanti come raggio, quindi un diametro di 18 cm. Per cui la regola vuole che aggiungendo i 2 cm andiamo a 20 e non a 19. Questo è l'ultimo aumento della corona. Mettendo il metro al di sotto di questo spillo abbiamo 9 centimetri abbondanti, quasi 9,5, quindi un totale di circa 18-18,5 centimetri. Ne mancano ancora 2 che corrispondono a circa 3 giri. Quindi adesso io devo lavorare ulteriori 3 giri, però li lavorerò in maniera differente. In effetti avevo detto che avrei lavorato tutti i giri della fascia nello stesso modo fino alla fine, ma ho dimenticato che invece gli ultimi 3 sono lavorati in maniera differente. Questo primo giro sarà un giro con ulteriori 5 aumenti, quindi porterò le maglie da 85 a 90. Iniziamo facendo l'aumento. Mettiamo il marcapunti nella prima maglia dell'aumento e se nell'ultimo giro di lavorazione della corona le maglie basse tra un aumento e l'altro erano 15, qui saranno 16, quindi un aumento l'ho già fatto, 16 maglie basse, un aumento, 16 maglie basse per tutto il giro. Poi dovrò fare il secondo giro
che sarà un giro senza aumenti, lavorato sulle maglie così come si presentano. Quindi sulle 90 maglie basse ottenute da questi 5 aumenti. Ci vediamo quando avrò completato il secondo giro. Ho finito anche il secondo dei 3 giri. L'ultimo giro si può fare in diversi modi. Per esempio, tutto a punto bassissimo, preso normalmente, in costa retro, il punto ziguli che consiste in lavorare un punto bassissimo più una catenella, un punto bassissimo più una catenella, si può lavorare a punto gambero tornando indietro, oppure come farò io, a punto basso in rilievo. Per fare il punto basso in rilievo dobbiamo entrare da dietro, l'ultimo punto lavorato, e passando davanti al punto accanto, sollevando il marcapunti si vede meglio, portare il filo fuori e chiudere il punto. Togliamo il marcapunti e lo mettiamo nel primo punto appena lavorato. Faccio vedere solo un 4-5 punti, dopodiché continuo fino alla fine del giro. Entro da dietro al punto appena lavorato, passo davanti al punto accanto, sul retro del lavoro aggancio il filo con l'uncinetto e chiudo il punto. Entro da dietro, passo davanti, sul dietro del lavoro aggancio il filo e lo porto fuori e chiudo il punto. Qualche altro punto da fare vedere? Magari vado più lentamente. Entro da dietro, passo davanti, allargo un po' il punto così si vede. Sul dietro del lavoro aggancio il filo, lo porto, scusate, ma stavo guardando il telefono, entro da dietro, passo davanti, aggancio il filo, lo porto fuori e chiudo il punto. Entro da dietro, allargo un po' per fare vedere dove entro, sul retro del lavoro aggancio il filo, lo porto fuori e chiudo il punto. Ne faccio vedere altri 2 o 3. Questa lavorazione mette in risalto come se fosse una riga che normalmente io li chiudo in questa maniera le cloche perché molte volte poi decido di fare una tesa per cui mi piace che questa riga faccia da distacco fra la cloche e la tesa. In questo caso io comunque sto facendo una cloche di base, ma sicuramente non la lascerò così com'è, farò un'applicazione che ancora non so quale sarà, e questo tipo di lavorazione mi può servire se voglio agganciarmi a queste asole per creare appunto una decorazione un po' diversa e un po' particolare. Ci vediamo quando finisco tutto il giro. Ho finito l'ultimo giro che coincide con la fine della lavorazione della cloche. Ovviamente se a qualcuno piace avere la fronte leggermente
più scoperta, deve diminuire il numero dei giri della fascia prima però degli ultimi tre. Per esempio, io ne ho fatti 17 e quindi basta togliere uno o massimo, ma massimo due giri e poi fare i tre giri per ultimare la cloche. Allora, io ho già tagliato il filo, sfilo l'uncinetto, prendiamo l'ago da lana, entrando davanti al punto quello dove c'è il marcapunti che adesso comunque leverò, chiudo in maniera diciamo invisibile, faccio la chiusura invisibile entrando nell'ultimo punto, nell'asola dell'ultimo punto lavorato. In questo modo tiro un po'. Ovviamente, come tutti i cappelli lavorati a spirale, ci sarà sempre uno scalino, però siccome normalmente una cloche non rimane mai senza nessun tipo di applicazione, basterà metterla da questo lato, cucirla dal lato dove si chiude il cappello e quindi che sia un fiore, che sia un decoro iperbolico, che sia una decorazione che parte per esempio da questi punti e forma una chiocciola, qualunque tipo di applicazione va messa dal lato dove c'è la chiusura del lavoro, in modo che questo scalino comunque non sia visibile. Io adesso dall'interno nasconderò il filo di fine lavorazione in mezzo ai punti e la cloche è finita. Grazie per l'attenzione e alla prossima.